L'olivo in Puglia c'è da prima, probabilmente da prima di Cristo. Non ha mai avuto delle altre patologie? Sì, ne ha avute tantissime. Oggi come mai rischia l'estinzione? Io penso che tutto questo faccia, in un certo senso, entri nello stesso problema che riguarda noi stessi. Cioè anche noi stiamo correndo lo stesso rischio se non cambiamo davvero istantaneamente e se non ci mettiamo in relazione con l'ambiente in una maniera diversa, prima estingueremo un numero straordinario di specie, cosa che stiamo già facendo, e poi alla fine ci estingueremo anche noi. Allora faccio delle scalinate per questo. Ah, ok. Ma questo non è come l'altro. Vedi? Devono arrivare tu e raccogliere. Facciamo l'abbraccio. Le piante che vedete qui, soprattutto gli olivi secolari, buona parte dei mandorli più vecchi, sono tutte piante nate da seme. Se vogliamo una pianta produttiva e duratura, la pianta deve nascere da seme. Poi ci sono alberi come quello che avete lì alle spalle, come quello che ci sta lì, che sono alberi che ha piantato il mio bisnonno, che ancora producono. Quando normalmente su un albero, soprattutto su un mandorlo, si dice che non dura mai più di 100 anni. Se parti dal presupposto che io su questi alberi qui ho imparato anche a potare, una certa sensazione te la fa. Ma questi sono comunque questi alberi che nella migliore delle ipotesi hanno 300 anni, 350. Cioè, non andiamo al di sotto di quell'età lì su questi olivi qua. Questi sono alberi da metti 300 kg di olive. Questo avrà fatto 25 quintali di olive dall'ultima potatura. Cioè, per quanto magari è un intervento drastico, tutto quello che vogliamo, ma ha prodotto. Io di qui te li posso contare gli alberi, tutti gli alberi di questo terreno, uno per uno. Io sono fortunato, io sono soltanto fortunato, perché ho sempre fatto questo lavoro, non ho mai lasciato. E ho avuto la fortuna sin da piccolino di avere mio nonno e mio padre che comunque mi hanno insegnato queste cose. Io sopra questi alberi ho imparato a potare.
e si è persa quella conoscenza, perché negli ultimi 60 anni, 50, 60, 70 anni, questo lavoro non si è mai fatto. Ci stanno 150 grammi di olio. A me piace in particolare le insalate colorate. Ho già messo l'olio. Che poi ho messo al forno. Che bello. Ci ho passato tanti anni. Guai se dovessero arrivare qui. Sì, questo è proprio bello. Siamo stati in 3 qui dentro. Da piccolini riuscivamo a ficcarci dentro e nasconderci. Capito? Guarda. No, è proprio bello. Questo è bello. Poi ce n'è un altro anche cavo. Francesco, ce li ha 400 anni quest'albero? La cosa più bella, veramente, ho detto questi di questo terreno in particolare sono bellissimi. Non ci avevo mai fatto caso, anche nel periodo stesso della mia infanzia, negli altri terreni non ho mai avuto questa attrazione per gli ulivi come l'avevo per questi. E qui la parte più bassa salivo io, quella più alta saliva mio fratello. Avevamo ognuno la nostra casa. Ci riesci sicuramente. Ma io più su di così non vado, quindi... Hai visto che bello? Ma è più bello quello da abbracciare. Ah, li facciamo tutti e due, sì. Ma io... sì, li difenderò in questo modo. Ce la facciamo ad abbracciarlo un po' quest'albero? Dai. Sì. Dai, dammi la mano. Questi li sentiamo come veramente componenti della nostra famiglia. Ho detto questi in particolare perché ci siamo affezionati, perché ci abbiamo vissuto la nostra infanzia e quindi sono parte della nostra famiglia questi per questa cosa. Xylella fastidiosa è un batterio fitopatogeno, cioè un batterio che attacca le piante ed ha una caratteristica particolare che è quella di vivere esclusivamente all'interno dei vasi xilematici della pianta, che sono quei fasci conduttori dove scorre l'acqua, dove l'albero attraverso le radici fa scorrere l'acqua per alimentare in qualche modo il suo sistema, portarla alle foglie, innescare la fotosintesi clorofilliana e quindi produrre. Oltre che nello xilema delle piante, sia quelle coltivate che non quelle coltivate, vive negli insetti vettori. Alcuni insetti che hanno un apparato boccale pungente riescono a prelevare dalle piante, dallo xilema delle piante, xylella e trasportarlo da una pianta all'altra e così diffondere la malattia. Di xylella si è iniziato a parlare in Puglia nell'ottobre 2013. Già da molto tempo, già da alcuni anni prima di questa data, il fenomeno del disseccamento si era iniziato a diffondere nel territorio salentino. Non appena si attribuisce la responsabilità del disseccamento alla xylella, si smette di parlare di tutte le altre cause e univocamente tutte le istituzioni regionali, nazionali e europee, i mezzi di stampa iniziano a, concordano nell'attribuire, ripeto, univocamente la responsabilità del disseccamento alla xylella. Ma questo accade senza che ancora esistano delle prove scientifiche incontrovertibili del rapporto diretto causa-effetto tra xylella e disseccamento.
I titoli dei giornali ci dicono moria a ritmo shock, il batterio si diffonde, c'è un'epidemia, siamo in guerra. Epidemia senza precedenti che rischia di mettere in ginocchio tutta l'Europa. I dati sono più che allarmanti. Secondo Coldiretti, il batterio che fa seccare le piante di olivo, più comunemente conosciuto con il nome di Xylella, ha causato oltre 1 miliardo di euro di danni. Non è corretto fare questa sovrapposizione che si fa sullo spazio mediatico, sulla rappresentazione dei fatti. Albero secco o disseccato o con fenomeni di disseccamento uguale Xylella. No. I giornali continuano a scrivere esclusivamente di una campana che è quella imprenditoriale, diciamo, no? Quella degli imprenditori che hanno tutti gli interessi, e ignorano il contraddittorio. I monitoraggi sono stati fatti, sono migliaia, centinaia di migliaia, e questi monitoraggi hanno dato un solo risultato, che la Xylella non è un'emergenza. Nel senso che esiste il batterio, però stiamo nel 1,5-1,8%. Io sono laureato in statistica, so che per la statistica l'1,5% è acqua fresca. Qui hanno usato un piano e un metodo di comunicazione che io ho sempre definito mafioso, ma mafioso nel senso non che uccidono, perché ormai i mafiosi vanno con i colletti bianchi, non vanno, e vanno a seguire i soldi. E qui ce ne sono tanti di soldi. La cosa che mi ha inquietato di più come ricercatore sulla questione Xylella è proprio questa. Questo clima di caccia alle streghe che colpisce attraverso i media, attraverso i politici e in parte attraverso alcuni comportamenti di colleghi ricercatori, colpisce chiunque in qualche modo dubiti di alcuni assiomi che non sono scientificamente dimostrati. Ora, la ricerca si basa sul dubbio, la scienza è dubbio sistematico, osservazione oggettiva di ciò che avviene, non è imposizione di un dogma semplificato. Quello che sta accadendo è una semplificazione molto pericolosa, soprattutto per il senso della ricerca e della scienza, oltre che per l'ambiente e per gli ulivi. I responsabili sono questi, sono i responsabili. Se alla prima parola che una relatrice dice, c'è chi dice voi siete i responsabili, io credo che questa relazione, temo che dovremmo mandare via gli esterni. Lei non sa di che sto parlando, lei non sa di che parla. La Xylella non esisteva in Puglia, la Xylella è stata portata dal Costa Rica quasi 10 anni fa. Per cortesia. Se vuole parlare. Se vuole parlare. No, continua. Non facciamo. La Xylella non esisteva in Puglia. La Xylella è arrivata perché un vivaista di Gallipoli ha portato con una pianta di tabacco che ha importato questo signor Xylella, che è un batterio. Mi faccia parlare. Non mi offenda dicendo mi faccia parlare, io le ho dato la parola, professore. Su 60 milioni di alberi di ulivi che stanno in Puglia, ne sono morti milioni. Volevo solo dirle, mi cita per piacere anche le fonti e i dati di quello che dice. E qualche intervento degli studenti? Sto cercando di far capire a tutti come funziona realmente, ma non ci ha fornito realmente un dato, un qualcosa che ci dimostri che effettivamente è così. Devi fare la persona educata, è chiaro, sai nella tua ex scuola e devi fare la persona educata. L'emergenza e il patogeno Xylella che attacca gli ulivi
nascono a settembre del 2013, non c'è niente prima, non si sapeva nulla. EFSA scrive che nasce a settembre del 2013. L'altra cosa che ci dice l'Agenzia per la Sicurezza Alimentare Europea è che non c'è cura per un ulivo malato. Non c'è cura. Dal giorno zero, siccome le misure proposte dalla comunità scientifica prevedevano anche azioni dolorose quale l'eradicazione delle piante infette, oltre all'uso di insetticidi per contenere il vettore che è un insetto di questa patologia, da quel giorno sono cominciate infinite teorie. Gli alberi infetti vanno identificati, c'è tutta una procedura, l'EFSA ce lo spiega in estremo dettaglio, ci dice tutto quello che dobbiamo fare, ci dice guardate, se voi levate tutte le erbacce bastano 50 metri di distanza all'albero infetto, ma se voi continuate a non fare assolutamente nulla non saranno neanche sufficienti 100 metri. Una persona venne da me e mi disse: dicono che bisogna, per ogni albero infetto bisogna abbattere l'albero infetto come soluzione e tutta la vegetazione, infetta, non infetta e piante ospiti, che insiste nei 100 metri di raggio. Quando questa persona mi riferì questo, io gli dissi no, ma avrei letto male, non è possibile. E stava scritto nero su bianco esattamente questo. Io non potevo credere ai miei occhi. L'espianto non viene fatto in Toscana, dove c'è la xylella, non viene fatto in Francia, dove c'è la xylella, non è stato fatto in Corsica. Guardate che la xylella non è presente soltanto in Puglia, è presente dovunque. Quindi la prima lezione che dobbiamo imparare è che noi dobbiamo da ora in poi convivere con la xylella. L'aria d'esta terra me pizzica l'ucore. Terra di santi rimorsi e terra di emigranti. Come prima pianta inserirono sul sito emergenza xylella quella pianta lì e evidenziarono questo ramo qui, partirono da questo ramo qui, era partito di qui l'infezione e da lì sono partiti tanti punti interrogativi per dire ma questa pianta è veramente infetta? Per me questi alberi sarebbero, diciamo, eliminare dei ricordi dei nonni, dei miei genitori, parliamo almeno penso di 300-400 anni queste piante. Sembra che non ci sia una strada o ci vogliono far credere che la strada non esista. La strada l'unica è eradicare. C'erano sia da una parte che dall'altro, c'erano filari di ulivi e sono stati espiantati. Realmente il proprietario ha avuto l'ingiunzione ed è stato lui ad attuare. Per paura delle multe, per paura hanno attuato. E quando sono arrivata sono andata a parlare con il proprietario e il proprietario aveva le lacrime agli occhi. Tutto questo pezzo di terreno era pieno di alberi olivo, l'hanno strappata tutta. Ma non erano tutti malati però, non erano tutti malati. Erano qualcuno malato, gli altri perché dice, a 100 metri bisognava. Purtroppo non possiamo fare niente, perché se sono messi in testa che devono venire a strapparla, non possiamo fare niente. Questo qui almeno 7-8 anni che c'è questa pianta così, questo ramo. Sempre sono stati i rami secchi, sempre. Si taglia i rami secchi e passa, no? E le piante degli olivi hanno sempre messo qualche ramo secco, insomma. Hanno individuato la nostra zona di Cisternino come zona cuscinetto per il monitoraggio della xylella fastidiosa e sono stati effettuati dei campionamenti su degli alberi di olivo, campionamenti effettuati a luglio del 2017 che hanno rilevato la presenza di xylella fastidiosa su un albero in questo terreno, ma non presentava il minimo segno di disseccamento. La comunicazione al proprietario è arrivata poi nell'autunno con l'ingiunzione ad abbattere l'albero
e tutti gli alberi di olivo e delle specie ospiti del batterio nel raggio di 100 metri. Visto che era successo questo miracolo per cui non era seccato dopo 6 mesi, ma dopo 2 anni era ancora vivo e vegeto, chiedevamo di farne un campo sperimentale. Una sera sono arrivati e hanno fatto l'esecuzione. Non è che sia una gran cosa. Sono arrivati da qui dietro 3 persone con 3 motoseghe, tutto si è consumato in pochissimo tempo. Tutti erano andati via scappando, qualcuno li ha incrociati chiedendo spiegazioni, però niente, hanno rifiutato di parlare, hanno chiuso i finestrini e sono scappati via. Uno dice che è uscito il tesserino della questura di Brindisi, è l'unico che è fatto identificare. Abbiamo anche messo una bandiera della pace perché dicevamo noi vogliamo parlare. Se voi invece agite con la violenza, per esempio tagliando questo albero che è un testimone, è come quando ammazzate un testimone di mafia, poi non potrà più parlare. Quello che è accaduto qui e quello che stava accadendo a Monopoli puzza di mafia. È stato 2 anni e passa sanissimo fino al giorno in cui lo hanno abbattuto in maniera mafiosa. Ci hanno detto che è stato lo Stato, che sono venuti, e io non mi chiedo però se è stato lo Stato, che bisogno ha lo Stato di venirlo a fare di notte sotto la pioggia con il freddo dopo 2 anni? La pianta di Monopoli è stata dichiarata infetta a dicembre, era malata da anni e se non fosse stato per un passaggio della giustizia, quella pianta di Monopoli sarebbe stata tolta. Quella pianta di Monopoli si scopre che non ha il batterio. Noi cittadini di qui avevamo chiesto qualcosa di simile anche per questa pianta ed è stata tolta in tempo per evitare che ci fosse il sequestro di questa pianta, esattamente come quella di Monopoli. Pensiamo che tutta questa caparbietà nel voler portare avanti la questione non è per effettuare una misura fitosanitaria, ma per coprire una teoria che non sta in piedi. Quell'albero non è stato sradicato dal terreno, è stato solo tagliato alla base, per cui è ancora vivo. La cosa triste è pensare che attraverso la morte e la distruzione si possa creare un nuovo equilibrio, ma se questo equilibrio dura da centinaia di anni, se persino Aristotele diceva che bisogna conservare gli ulivi, sono patrimonio della nostra regione. L'albero d'ulivo sullo sfondo bianco è la bandiera della Puglia. Sì, è secco. Il sintomo è la manifestazione di un malessere. Il segno è la presenza del patogeno. Nel caso di Xylella, non essendo visibile il segno, cioè la presenza del patogeno, io non posso sapere se il disseccamento che noto, quello caratteristico della punta lanceolata, soprattutto comunque esclusivamente dovuta alla presenza di Xylella, oppure
quel sintomo può essere dato anche da una fitotossicità, può essere dato dall'uso di alcuni erbicidi, danno più o meno lo stesso sintomo. Noi abbiamo cominciato la sperimentazione a marzo del 2017. La prima operazione che abbiamo dovuto fare è stata una energica potatura, seguita immediatamente dopo dalla copertura delle ferite di taglio con calce, solfato di rame e colla vinilica per disinfettare e per evitare una evaporazione dell'acqua da parte delle ferite, appunto, e quindi una spaccatura, un disseccamento del taglio. Poi abbiamo messo in atto la pratica del sovescio di favino, quindi di una leguminosa, e dei broccoli, di una brassicacea. Quelle piante che invece presentano questi marciumi, presentano i tronchi fortemente interessati da carie, stiamo cercando di fare un tentativo estremo, un po' folle, che è quello di ripulire le radici per permettere appunto una reazione della pianta e di effettuare quella che appunto anticamente si effettuava abbastanza di frequente, la tecnica della slupatura. Allora, qui c'è di tutto, Cura della pianta significa una leggera potatura, perché la pianta una volta impostata, una volta che gli si è data una forma alla pianta, quella forma non deve più cambiare. Quindi leggere potature, pulizia della pianta, dei polloni, del secco. A volte bisogna fare anche la slupatura se c'è del marcio dentro la pianta, dovuto a dai vecchi tagli che si disidratano e quindi poi con la pioggia entra acqua dentro e marcisce. Dobbiamo cercare di ripulire il legno marcio presente all'interno del tronco, perché quel legno va ad interferire con il buon funzionamento del legno vivo, è un ottimo ingresso di diversi patogeni e parassiti che addirittura trovano ricovero all'interno della carie, e per cui disinfettare, come appunto si faceva fino a 50-60 anni fa, significa rimettere quella parte del tronco in condizioni ottimali per poter formare gli anelli tipici appunto delle piante, che di anno in anno vengono formati, e quindi il nuovo xilema e il nuovo floema. Queste vecchie pratiche erano ormai completamente dimenticate. Parlare con i contadini significa risvegliare le loro coscienze. Quando ci parlo sono i primi che vengono a darti la mano, a stringerti la mano, perché appunto ricordo loro quello che si faceva una volta. Oggi invece in nome della produttività, in nome della competitività si fanno delle potature drastiche. Mi ricordo il mio maestro di potatura: guai se capitozzavi in ulivo, guai, erano guai. Cioè, tu finivi di lavorare, cioè, l'ulivo era sacro, non si poteva né scortecciare, cioè, bisogna stare attenti come se fosse un'opera d'arte. I greci disponevano la pena di morte per chi si azzardava ad abbattere una pianta di olivo. Noi a distanza di qualche millennio invece rischiamo di andare in galera perché stiamo proteggendo una pianta di olivo plurisecolare e millenaria. Tutte le segnalazioni che ci sono di Xylella al mondo non consentono di dire che la Xylella è l'unico responsabile. Sì, certo, è responsabile, nessuno lo nega, però è stata facilitata enormemente dalle condizioni di gestione del territorio. Nel Salento la desertificazione è più avanti che in altre aree. Nel Salento non c'è quella biodiversità che c'è nelle altre province, non c'è la rotazione con, per esempio, la consociazione dell'olivo con le leguminose come avveniva una volta. C'è più inquinamento.
in provincia di Lecce rispetto alle altre province ci sono più pozzi dai quali si preleva acqua per l'irrigazione, acque di falda che contengono glifosato. Ho notato un utilizzo di erbicidi a partire dal 2003, il primo anno in cui i dati sono disponibili, fino a circa il 2009, per la provincia di Lecce, a seguire quella di Brindisi, superiore a quella di Bari e a quella di Foggia. Perché la provincia di Lecce, solo per l'erbicide, solo in quel periodo, presenta una distribuzione così marcata? Perché? Sì, è vero che l'erbicide, il glifosato, questa molecola uccide le erbe o la maggior parte delle erbe, però uccide anche la microflora del suolo. E cosa vuol dire uccidere la microflora del suolo? Rendere sterile un terreno. Questa molecola, il glifosato, ossida i microelementi. I microelementi presenti nel suolo, nella forma ridotta, sono disponibili per la pianta. Nella forma ossidata sono indisponibili, quindi ci sono, ma è come se non ci fossero. Non solo, la molecola del glifosato stimola i parassiti, i patogeni, e tra questi anche la xylella. Il tutto dipende dalla quantità e qualità della sostanza organica. Se questa viene a mancare, è ovvio che finisce la biodiversità funzionale. Allora progressivamente cessano le funzioni vitali. Is an ecocide. This ecocide destroys the biodiversity that prevents attacks by pests. There's nothing like a bacteria that must kill. There are lots of microbes. Then they are our masters. The 100 trillion in our gut are not killing us. They're keeping us healthy. The trillions in the soil, when they're healthy, there is no bacterial blight. There is no fungal infection. Every pest, every bacterial attack, every fungal attack is a symptom of a toxic agriculture. Il decreto ministeriale Martina prevede 4 trattamenti. L'attuale delibera di giunta regionale ne prevede 2. E quindi questo territorio, che oggi va praticamente da Santa Maria di Leuca a Monopoli, a Polignano, quindi stiamo parlando di centinaia di chilometri, deve essere oggetto di diffusione di pesticidi. Gli insetticidi e i pesticidi che sono stati consigliati in questo caso, che sono sostanzialmente piretroidi e neonicotinoidi, non sono di fatto efficaci per contrastare né l'avanzata della xylella né il suo vettore, perché hanno un'efficacia limitata nel tempo, non riescono a debellare completamente il vettore della xylella, e non è mai stato dimostrato da nessuna parte che l'utilizzo di queste sostanze possa arrestare l'evoluzione dell'infezione. Ci sono ampie evidenze, soprattutto sui piretroidi, sugli effetti negativi sanitari dei piretroidi. I neonicotinoidi sono stati studiati in termini di effetti negativi soprattutto sugli insetti e sull'ecosistema. Si stanno producendo numerose evidenze scientifiche anche sulla dannosità dell'acetamiprid, che è il neonicotinoide indicato in maniera elettiva per il contrasto del vettore della xylella. E questo pesticida è neurotossico, può avere alterazioni sullo sviluppo degli embrioni e dei feti, si trasmette da madre a feto attraverso la membrana placentare, ha soprattutto conseguenze importanti sul neurosviluppo. 20.000 studi scientifici pubblicati mettono in relazione i rischi per la salute umana e soprattutto per i bambini per esposizione a sostanze chimiche, a pesticidi come erbicidi, insetticidi, organofosforici, fumiganti, fungicidi. Questo è fungicida per la peronospora. L'aspirina non l'hai presa mai? Questo è un fungicida per l'oidio.
Invece di avere un approccio ecosistemico, invece di vedere il disseccamento come un crollo di un ecosistema, viene visto in modo riduzionista e viene visto in modo che dobbiamo intervenire con ancora più chimica. Noi siamo su 1,3 ettari di terra, c'è un piccolo terreno che stiamo curando, che stiamo rigenerando e siamo circondati da chimica. Io adesso penso la chimica più usata sono i fertilizzanti di sintesi. C'è un orgoglio di usare la chimica. No? Le persone sono orgogliose, il fertilizzante di sintesi viene messo alle alberi e dopo il sacco viene messo sul muro a secco per far vedere ho speso un sacco di soldi per fertilizzare il terreno. Sarebbe il momento di fare proprio una campagna per rieducare le persone su cosa succede quando usi i fertilizzanti di sintesi, cosa succede con la microbiologia, cosa succede con le piante, cosa succede con la vita. Queste sono sostanze che sono state pensate per danneggiare altre forme di vita. Ma anche noi siamo esseri viventi, le strutture che sono alla base ad esempio della respirazione, della produzione di energia, della trasmissione nervosa sono comuni, per cui queste sostanze non uccidono solo la vita intorno a noi delle piante, degli insetti, dei funghi o quello che è, ma uccidono la nostra stessa vita. E il primo bersaglio dei pesticidi, come anche poi di altre sostanze, è il nostro ambiente microbico intestinale, che è, come dire, il filo rosso che unisce la nostra salute all'ambiente. Il colon è abitato da milioni, miliardi di microrganismi che permettono il nostro metabolismo. Se per una causa qualsiasi si verifica una disbiosi, cioè un'alterazione grave di questo microbiota intestinale, possono insorgere malattie molto gravi. Non dimentichiamo che l'intestino è il nostro secondo cervello. All my research and all the research of every scientist who's worth being called a scientist and not a propagandist for the poison cartel is showing us that if we continue even another 10 years of industrial agriculture, we'll have destabilized the climate so badly there'll be no recovery. Already we are losing 60 to 80% of all species because of chemicals, pesticides, glyphosate, insecticides, weedicide, and 75% of the chronic diseases are from the 30% food we eat that comes from industrial agriculture that uses 70% of the land. If we go from 30% to 45% of industrial food in our diet, we're going to have a dead planet and we're going to have very sick people. You won't have to die of hunger, you're going to die of cancer. You will eat, but be killed by complications of every kind. So it is a system that is leading to collapse of the planetary system and our body system and our social systems. Therefore, we must change. Allora. Vai. Afferga. Dove?
Almería se está muriendo por culpa de la agricultura superintensiva, pero también por culpa de los invernaderos, porque ya no hay tierra, es todo un mar de plástico. Entonces la tierra, lo que es el sustrato, lo que es el suelo, se está muriendo. Es algo artificial lo que tenemos hoy día. Entonces por eso siempre estamos diciendo Almería como provincia, como tierra, se está muriendo. Yo vivía entonces en Bruselas y una vez leí un periódico de la Comunidad Europea de la época. Era todo un artículo, de toda una página, era un artículo además hecho por alemanes. Y decían entonces, en esa época, que la huerta de Europa iba a ser Almería. Estoy hablando de hace más de 40 años. Yo no entendía muy bien aquello, ¿no? Y efectivamente lo es hoy día. En Europa se come verduras porque aquí se hacen. Antes en Almería, antes te estoy hablando hace 30 años, era solamente piedras, ovejas, cabras. Surgió la idea de hacer invernaderos, de hacer una hiperproducción de frutas, de verduras, de tomates, de pepinos para exportar a Europa. Esto se llama el milagro almeriense, pero es un espejismo porque el dinero no queda aquí en Almería. Esta es la nueva agricultura del mañana, ¿no? Es decir, desplazar a todos los pequeños agricultores y luego pues ocuparlo los grandes, ¿no? El dinero va a ser para 3 o 4 personas, ¿no? Al margen ya de todo lo que se va a destruir desde el punto de vista ecológico, economía familiar, etcétera, 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 ¿no? Los seres humanos hemos inventado eso para dañar la naturaleza, y cuando no tengamos árboles, el ciclo natural de la vida, toda la biodiversidad, el ciclo del agua. Si hay más árboles llueve porque el agua se evapora, el agua cae, se evapora, caen los árboles, que aquí en Almería no tenemos ciclo del agua. ¿Por qué? Porque el agua cae encima del plástico y entonces sí se evapora pero no vuelve aquí. Vogliamo lo stessi diritti della Spagna, lo stessi diritti, uguali, tali e uguali. Questo noi chiediamo, non chiediamo niente altro. 20.000 euro ad ettaro per il rimpianto con irrigazione, in più per 5 anni 1.000 euro, 5.000 euro ad ettaro. Queste sono le direttive che hanno avuto gli spagnoli dalla Comunità Europea. Gli aiuti, questo hanno avuto. E vanno avanti, cioè vuol dire l'argent fa la guerra. Noi senza l'argent non facciamo guerre. Il territorio ha bisogno di fondi, vogliamo essere aiutati, che sia la regione come deve essere, che sia il governo centrale come deve essere, devono dare fondi agli agricoltori per l'espianto e il reimpianto. Abbiamo piantato 5 ettari di favolosa, 3.300 piante. Dicono che stanziano soldi, e dove stanno questi soldi? Noi vogliamo la sostituzione di altre varietà, non a spese nostre, ma a spese dell'Italia, del governo italiano e a spese della Comunità Europea. Qui ci marciano tutti, ci marciano. E lo sapete perché? Perché in questi anni ai contadini a cui sono state tolte le piante e quelli che hanno le piante ammalate non hanno avuto un solo centesimo, e invece le istituzioni hanno bruciato decine e decine, qualche centinaia di milioni di euro, e ne stanno per bruciare altri, soldi pubblici nostri, degli italiani e degli europei. Questa si chiama agromafia.
Io non vorrei neanche responsabilizzare e colpevolizzare contadini, agricoltori che cedono a queste sirene, a questo canto delle sirene, però bisogna ben avvertirli che dietro questo canto delle sirene si può veramente nascondere il diavolo. Il rischio è che in tempi brevi si possa determinare un aumento, diciamo così, della redditività, ma questo porterà alla lunga alla distruzione del territorio. È evidente che sullo sfondo vengono così a balenarsi degli interessi. Il batterio è stato usato. Io ho sempre detto che questo è un cavallo di Troia che ha consentito l'accesso ad altre ecco, non si può definire diversamente. Ho stimato di 3-4 miliardi di euro il valore economico che si sarebbe mosso con un semplice batterio. Le ragioni per cui abbattono le piante di ulivo non sono perché c'è il batterio. Molto probabilmente conviene dire che sia il batterio perché in questo modo arrivano i finanziamenti. Ma come si fa ad accettare finanziamenti, cioè fare lo scambio tra finanziamenti e abbattimento degli ulivi, tra l'altro secolari, creando dei deserti? Tutto questo è molto grave perché costituisce per il territorio italiano un precedente, cioè il fatto che è stata assunta appunto la malattia della xylella o comunque l'incidenza della xylella venga utilizzata anche per realizzare obiettivi diversi. C'è anche chi parla di interconnessioni con la TAP della linea del gasodotto. Certo è che cambierebbe l'aspetto sociale, economico e culturale del territorio e del paesaggio. È stato utilizzato questo problema della xylella come cavallo di Troia per facilitare i lavori del TAP. Una coincidenza, però così è stato. Qui siamo in località Le Lizze, che è un posto vicino Melendugno caratterizzato dalla presenza sia di boschi di lecci sia di ulivi monumentali. Quello che abbiamo a fianco è uno dei più piccoli in realtà e ce n'erano di molto più grandi. Siccome ne dovevano spiantare 1900 e probabilmente non facevano in tempo, a un certo punto la cosa strana è stata questa, che quest'anno per esempio hanno cominciato a spiantare gli alberi, si è arrivati al 28 di febbraio e miracolosamente una serie di alberi si sono ammalati tutti completamente, per cui è venuto un responsabile dell'ufficio fitosanitario che, riscontrando la xylella guardando gli alberi, quindi senza nessun riscontro molecolare, ha consentito l'abbattimento di una pluralità di alberi secolari solo al fine di consentire a TAP probabilmente di spiantare gli alberi e poter intraprendere i lavori di posa del tubo come adesso si vede qua. A Melendugno sono 1900 alberi, di cui una buona parte monumentali. E poi da Melendugno fino a Mesagne saranno altri 8.000 e qualcosa, per un totale intorno a 10.000 alberi di ulivo, che loro dicono di dover spiantare e poi ripiantare, ammesso sempre che un albero di ulivo possa essere spiantato e poi ripiantato senza che muoia nel frattempo. Fino ad arrivare alla rete dovrebbero arrivare. Cioè c'è spazio per altri che arriveranno.
Questi alberi superano i 10 secoli, avranno 11-12 secoli. Bellissimo! Per quanto a me risulta, forse sono le più vecchie del Salento, queste piante. C'è un albero che sta proprio, è questo qui di fronte, questo albero, che negli anni 50-60 ha prodotto 6 quintali solo un albero. Con 6 quintali di olive sono circa 90 litri di olio, è una ricchezza. Non hanno bisogno di tanti interventi, non hanno bisogno di acqua. L'acqua qui da noi costa, noi qui tiriamo l'acqua anche a 800 metri di profondità, costa un sacco di soldi l'acqua. Di per sé sono delle risorse, delle riserve idriche. In passato si riusciva addirittura a coltivare gli ortaggi in asciutto. Lui, grazie alla sua chioma importante, proprio in termini di dimensioni, di diametro, grazie alle dimensioni del tronco, riusciva ad ombreggiare tutta la parte sottostante, quindi riusciva a diminuire l'evaporazione grazie alla chioma. Poi sotto il tronco comunque sia riusciva a trattenere umidità, e un po' anche guardando le dimensioni del tronco è un po' come un baobab, no? Da diversi anni andavano avanti in Puglia dei convegni in cui più di qualcuno proponeva appunto la riconversione olivicola del nostro territorio. Alcuni autori auspicavano una riforma dell'olivicoltura sostituendo le appunto cultivar autoctone, queste appunto di alto fusto, con piante che permetterebbero il superintensivo. Però questi stessi autori dicevano che purtroppo questo non può accadere perché ci sono delle norme che tutelano il paesaggio e il patrimonio olivicolo esistente. A maggio 2018 la Commissione europea dà l'autorizzazione ad effettuare nuovamente i reimpianti di piante potenzialmente suscettibili di essere colpite dal batterio in zona infetta. La Regione Puglia e l'Istituto autorizza soltanto 2 varietà ritenute resistenti, ma nello stesso atto loro ammettono che non è garantito nel tempo né la resistenza né la tolleranza. Come potete vedere qui attorno, tutte gli alberi piccoli sono tutta FS17, la favolosa, viene chiamata favolosa. Sono le ultime piante che ho tenuto perché, giusto per tenerle, perché praticamente è una varietà pressoché insostenibile da un punto di vista economico in agricoltura. Questi sono alberi che hanno più o meno 15 anni, in realtà praticamente da che li abbiamo impiantati non hanno mai prodotto. A differenza dei secolari che potete vedere accanto, i secolari comunque sia vivono bene, vivono in salute e producono. Una pianta come questa arriva a produrre tranquillamente 200 kg di olive. Questa qui invece praticamente tutte le trova le scuse per non produrre. Ogni genere di scusa va bene. Allora, uno innanzitutto viene definita surgente, quindi tendenzialmente cresce come un pino. E il primo problema che abbiamo avuto qui, i nostri terreni sono poco profondi. Basta una giornata di vento forte e spesso cadono gli alberi. Non so se potete vedere, comunque sia di malattie ce n'è ogni genere, da rogna, anche dei leggeri disseccamenti, ce n'è di tutte. Ma soprattutto il grosso problema che ha è gli input di cui ha bisogno. Cioè nonostante tutto, come ho detto, riceve gli stessi trattamenti del secolare, non riesce a produrre, perché ha bisogno di molta più acqua, quando il secolare in realtà non ha bisogno di niente, ha bisogno di molti più trattamenti quando il secolare non ne ha di bisogno, ha bisogno di concimazioni di cui il secolare non ha di bisogno. È un insieme di cose, non è una singola cosa. Quello produce 200 kg di olive, questo non ne produce 20. L'olio onestamente, io uso dire sa di vasellina, mi sembra olio di vasellina perché proprio è un olio che non vale praticamente granché. La Spagna ci insegna che fine ha fatto con queste produzioni qua.
Esta zona es la zona entre Sorbas y Tabernas, es una zona en que la tierra es muy mala para cultivar y el principal problema es que no tienen agua. Una vez que empiezan a instalarse pozos, a sacar agua, muchas veces de manera ilegal, o sea que hay pozos que son legales, pero hay más de la mitad son ilegales, pues es cuando se empiezan a implantar este tipo de cultivos, primero en cultivos en regadío, como los que están ahí enfrente, y después al final, en 2005, 2006, es cuando empiezan a llegar aquí el superintensivo, que es esto que tenemos aquí. Sino que hablamos de cientos o miles de hectáreas como en este caso. Entonces, claro, el territorio se ve transformado radicalmente, todo lo que había antes desaparece, toda la vegetación autóctona, por decirlo de alguna manera, pues no está, ha desaparecido, se está produciendo una cosa que no se ve, que es una catástrofe ecológica. Para agravar más todavía la situación, como el agua se extrae del subsuelo y se extrae en mucha mayor medida de la que entra, se está extrayendo ahora mismo 4 veces más del agua que se podría extraer. Entonces, claro, el impacto sobre el subsuelo es impresionante, nos están dejando sin agua. Estamos ahora mismo delante de un pozo que hice yo en el año 1997. Esto es la demostración real de lo que está ocurriendo en toda la comarca de los 5 pueblos de aquí alrededor de Almería. Por lo tanto, este pozo, el agua se cogía con la mano en la boca y salió, cuando salió, como si fuera petróleo, con una altitud de 20 metros de altitud. Y el ejemplo, escuchen ustedes, lo que ha pasado y pasará en los años próximos. ¿Han escuchado ustedes agua o ruido, piedra contra piedra? Tomen nota, ciudadanos y políticos, que nada más que van a especulación del suelo y los sillones y cobrar dinero y no dar ejemplo y dejar a las futuras generaciones que puedan subsistir. Poblaciones de Sorbas y Tabernas tienen problemas de abastecimiento, sobre todo en donde el río Agua, que es un núcleo de población pequeñito, que la gente tenía sus huertas, vivía de las huertas, pues en la actualidad, como todos los manantiales que había se han secado, pues las huertas han desaparecido y la gente pues ha tenido que ir. El olivo en superintensivo tiene varios problemas. Primero, que desestructura el territorio, que deja sin opciones a los que siempre lo han cultivado, que son los pequeños agricultores, la gente de los pueblos, que lleva cientos de años, y en segundo lugar, que bueno, es un sistema que tiende a marginar a las poblaciones locales. El beneficio es para una poca gente y por lo general perjudica a mucha otra gente. Esto es una agricultura totalmente industrial y que requiere una capitalización muy alta, porque primero, hacer una plantación de este tipo cuesta dinero. La inversión necesaria para hacer esto es muy alta. Por lo tanto, es muy difícil que un agricultor normal, por decirlo de alguna forma, tenga el capital necesario para hacerlo. Todo esto es de un propietario, creo, todo lo que estamos viendo. Entonces, son grandes empresas, son empresas muy grandes, que aquí lo que les preocupa es, como a todas las empresas, es el beneficio. A chemical farming is a theft of life, it's a theft of our biodiversity, it's a theft of our health, it's a theft of our democracy, because we are not being asked, do we want to cut the olive trees? But most importantly, it's a theft of the future, which is why young people are rising around the world. Industrial farming is a system for depleting water in the soil and taking out more water from the soil and from irrigation systems. It's a water guzzling and water polluting system. Industrial agriculture uses 10 to 20 times more water to produce the same amount of food and then leave the water polluted. There's a water crisis everywhere. With 0.5% of organic matter that comes from a tree that's not being chemically bombarded, 0.5% organic matter harvests 80,000 litres in a hectare.
of land. That's what allows you to grow. Ecological agriculture, ancient systems of agriculture that are outside the chemical industrial systems, actually don't just give us good olive oil, they give us living soil. Siempre hay que pensar en las generaciones futuras. No puedes pensar solo en ti, tienes que pensar en tus nietos y en los siguientes, ¿no? Si cogemos la tierra con esta mano, tenemos que mejorarla y pasarla a esta, ¿no? Es nuestra filosofía. Pero nosotros solamente tenemos 50, porque es lo que hemos pensado que es sostenible. 50 hectáreas con arreglo a donde estamos en un desierto, ser conscientes de cuánta agua tenemos y cuántos árboles podemos tener. No podemos, porque tenemos mucha tierra, no podemos tener todo plantado. Que la cadena tiene que estar correcta. Tiene que haber olivos, almendros, arbustos, y para que los insectos y los depredadores se complementen, ¿no? No utilizamos herbicidas, pesticidas, nada que pueda ir en contra de los ciclos naturales de la tierra. Esto es un suelo vivo, donde hay materia orgánica, y en la agricultura industrial no hay materia orgánica. El suelo lo utilizan solo para que las raíces del árbol se sujeten. Aquí el suelo y el árbol es un conjunto, donde es posible vivir con los nutrientes que tiene el suelo. Eso es el compost que hacemos con los excrementos de las ovejas, los excrementos de las gallinas, hacemos, y los residuos o los subproductos de la almazara. Una vez que le quitamos el aceite, la pulpa y el hueso, hacemos un compost que devolvemos como abono orgánico al campo. Si hacemos un trabajo a favor de la naturaleza es más fácil, pero si queremos ir en contra es muy complicado. Las parcelas que no tienen riego solamente se nutren de la humedad ambiental y del agua de lluvia, y las que regamos, nunca regamos en superficie, siempre regamos a 50 centímetros. Va pasando por el barranco, que está lleno de piedra y de grava, para que el agua pase despacio y limpia. Entonces, cuando hay una lluvia torrencial, recuperamos agua. Que el agua no haga daño, porque si llueve muy fuerte arrastra. Recuperamos agua en un desierto, que es muy importante. Tenemos un agua limitada. Por eso es la conciencia de que el agua, una gota de agua, es muy, muy, muy importante. El dinero no es lo más importante. Si yo hubiera pensado solo dinero, lo hubiera vendido y no tendría problemas, ¿no? Pero no sirve de nada lo que a ti te han inculcado y lo que tú quieres inculcar a las siguientes generaciones si solamente vas a por la pasta. La pasta es solo para los especuladores, no es para los agricultores. Una pianta che vive in un terreno fertile, che vive bene, in un ambiente sano, no? È in grado di mettere in atto tutti quei meccanismi di difesa che gli permettono di tenere a bada, di tenere sotto controllo i patogeni, inclusa la xylella, inclusi i funghi. Il problema andrebbe risolto rimuovendo le criticità ambientali.
E infatti laddove questo viene fatto, le piante si riprendono. It is not a problem with the trees, because if the olive tree knew how to be healthy over these centuries, surely it's not the tree that went wrong, but your farming system that went wrong. Instead of cutting the tree, cut down the poison cartel. I would call on the people of Puglia to start a satyagraha, the fight for truth of the olive tree. Stand and hug your trees. We will not let you cut them, because they give us life. Let the people of Puglia rise to do a chipko, a hug of the olive trees. I'll join them. If not physically, I'll send a message of love for the olive tree, love for the people of Puglia, love for the earth, love for our future. Spegniamo questa parte che ancora non È una cosa che fa rabbia, fa molta rabbia, però... praticamente hanno appiccato sotto quei due alberi lì, quelli che sono caduti. Sembra un inferno. No, cioè pensare appunto che sono proprio gli alberi dove siamo venuti, che ci ha descritto, che ci ha raccontato. Secondo me il più vecchio che ci sta qui poteva avere forse anche 500 anni. C'è un forte legame affettivo, perché sono alberi che diciamo hanno visto me, hanno visto mio padre, hanno visto mio nonno, hanno visto il mio bisnonno, cioè hanno visto tante generazioni. Sono alberi che hanno visto la mia famiglia dalla fine dell'Ottocento. Per fortuna c'erano delle zone dove non avevo toccato niente, dove c'era ancora l'erba è verde e ha fatto da muro tagliafuoco, quindi non ha permesso in certe zone al fuoco di arrivare. In altre zone dove magari avevo già trinciato, dove c'era del materiale, c'era più materiale a terra, invece il fuoco è riuscito ad attecchire. Ora i motivi veri per cui c'è gente che fa questo genere di cose non li conosco. Sicuramente sono persone che qualche problema ce l'hanno, perché il solo fatto di prendersela con degli alberi, se magari il problema è con me, ho detto delle cose scomode, visto che comunque sia continuo a sostenere che quello che si sta facendo in Puglia con le olivi è solamente un metodo della politica per drenare soldi pubblici. Il discorso che dicevo prima di madre natura, nonostante tutto il fuoco, guarda, le ciliegie sono perfette. L'albero le ha difese, come le api là. Perché nonostante tutto il fuoco loro continuano la loro vita, continuano le loro attività come se niente fosse. Ma anche gli stessi alberi che abbiamo qui attorno, quelli che sono riuscito a salvare, comunque sia, hanno un carico di olive, non dico eccezionale, ma un buonissimo carico di olive. Anche loro si stanno comportando in una maniera quasi che lascia senza parole, perché
si stanno comportando come per dire la cosa non mi riguarda. Pensiamo agli olivi che si prenderanno. Mi sembra un po' come se ci fosse un'ipnosi collettiva, come se le persone realmente non vedono, non sentono, non agiscono. Ora è il momento di agire, ora è il momento di esserci, qui si stanno decidendo le cose. La società, che società può essere se vive in un ecosistema malato? Bisogna cambiare filosofia, bisogna cambiare modello agricolo, ma io direi anche socio-economico. E quindi noi dobbiamo, e io mi auguro anche con questo documentario, di rovesciare la situazione, mettere in testa l'ecosistema, di cui noi facciamo parte. L'ambiente non è diverso da noi facciamo parte dell'ambiente. Quindi maltrattare, avvelenare, inquinare l'ambiente significa inquinare noi. Alla fine di tutto questo discorso, la vera causa del disseccamento rapido degli olivi è l'uomo.